Come sapete, ogni anno dalla Mostra del Cinema di Venezia noi scegliamo un personaggio che si distingue per noi, per i valori che noi individuiamo. Quest'anno la scelta è caduta su Luca Marinelli, protagonista della serie di cui si è parlato moltissimo in questi giorni, M, tratta da Scuratti, la regia è di Joe Wright. Se volete saperne di più c'è già un'intervista su Fred realizzata ieri da Chiara. Partirei con la motivazione per capire anche se tu poi ti ritrovi o meno, o se siamo noi che diamo un po' così i numeri. Allora, Fred Film Radio Award 2024 a Luca Marinelli, attore straordinario, orgoglio del cinema italiano, apprezzato protagonista di sempre più numerose produzioni internazionali. In una carriera già costellata di prestigiosi riconoscimenti, Luca Marinelli si è distinto per la qualità delle scelte, ricoprendo ruoli complessi e affascinanti. L'essenzialità e il rigore della recitazione rendono memorabili i tanti e diversi personaggi da lui interpretati. Fred Film Radio apprezza in particolare l'impegno e la sobrietà che caratterizzano il percorso artistico di Luca Marinelli, mai scontato e sempre emozionante. Wow, grazie. Ti ritrovi un po'? Grazie. Tu hai già ricevuto un sacco di premi. Questa Coppa Volpi, lo ricordo, 2019, Martin Eden, quindi è tornato sul luogo del delitto. Ecco. Eccoci. No, grazie. Io colgo l'occasione, se posso. Puoi fare quello che vuoi. vuoi. Mi piacerebbe dedicare, perché un premio è sempre una cosa meravigliosa. Oggi è il compleanno di mio nonno, che però purtroppo non ha potuto vedere nulla di quello che ho fatto perché l'ho perso quando avevo 14 anni. E quindi niente, ci penso molto forte oggi e questo premio lo dedico a lui e con amore. Beh, bello, no? Quasi mi commuovo. Sì. Allora, Angela, vuoi partire tu? Immagino che questo pensiero rivolto al nonno sia anche ai valori che, per quanto tu fossi piccolo, perché 14 anni, insomma, un adolescente non guarda al futuro, però qualcosa ti deve aver segnato di quello che ti ha raccontato e trasmesso tuo nonno, che ti porti dietro anche nelle scelte che fai. E anche le dichiarazioni che tu hai fatto a proposito di M, come dire, raccontano di te e dei tuoi valori appunto morali e personali molto. Sì, diciamo che parlando proprio di mio nonno, l'ho citato in altre interviste perché mio nonno faceva il falegname e mi ricordo questa cosa che, diciamo, progettava i suoi mobili senza chiodi, quindi ad incastri, era un lavoro interessante e mi è sempre piaciuto vedere un po' questo lavoro come se fossi un po' per mano anche con lui, perché secondo me è un po' un lavoro da artigiano quello dell'attore, dell'arte in generale, secondo me, quindi anche se lui non lo sa, ci sono tante cose che mi ha passato. Lui, come tutta la mia famiglia, gli altri nonni, coinvolgiamoli tutti, però tutta la famiglia, gli amici, penso che le amiche, penso che sia così importante. Mi sento molto fortunato da questo punto di vista. Le tue scelte, almeno dal punto di vista di un rappresentante del pubblico come possiamo essere noi, sono comunque delle scelte che sembrano molto oculate, cioè ero curioso di capire come le fai, cioè ti vengono segnalati dei copioni che tu leggi e dici questo è un personaggio che mi piace, rifiuti tante cose, per esempio questo, il personaggio di Mussolini è un personaggio talmente più che controverso, talmente negativo che credo non sia facile recitare un ruolo così e identificarsi in un personaggio come... No, non lo è stato. Diciamo che per rispondere con completezza alla domanda, è un lavoro iniziale del quale devo ringraziare anche il mio agente, con il quale lavoriamo da anni. Lui sa, diciamo, un po' qual è la mia strada. Anche se tante volte lo sorprendo spesso con le mie paturni e cose varie, però diciamo che alle volte, ecco, quando ho la fortuna che, diciamo, che mi viene offerto un film, comunque sono sempre lì a tentare di capire se posso essere utile al film, perché credo che nel momento in cui si va a fare un film, almeno a me piace donarmi completamente e quindi scelgo sempre con
con grande attenzione i progetti, e questo progetto è stato molto particolare perché all'inizio ero veramente spaventato, molto spaventato, però come ho detto anche in conferenza, diciamo che mi sono sentito fortemente con le spalle coperte, e questa cosa mi ha aiutato a cominciare ad entrare nel progetto, perché come dicevo appunto, sempre se parliamo di famiglia, vengo da una famiglia antifascista, quindi ci sono stati grandi pensieri all'inizio, però questa sensazione di far parte di un gruppo che avrebbe portato proprio quel messaggio che io avrei voluto portare, mi ha fatto sentire che era l'inizio giusto, e poi siamo andati avanti secondo me molto bene, e spero che questo film sia visto dal maggior numero di persone possibili di qualsiasi età, e che arrivi quello che volevamo dire. È bello che tu dica questo film, perché in realtà è sì, un mi film. viene a dire È film. un film. Un po' come tutte le serie che abbiamo visto a Venezia quest'anno, sono dei grandi film, perché escono forse dallo schema tipico, no? Degli episodi della serie. Chiara, vuoi dire qualcosa tu? Se no, No, io... avevo una curiosità su questo. Tu hai parlato proprio di processo doloroso, no? Quello di entrare nei panni di Mussolini, e mi chiedevo, hai detto anche però ne sono uscito una volta che dismettevo il personaggio e ne uscivo. Ecco, come si fa a uscire? Come si fa a uscire? Ci vuole tempo, perché avevo detto anche un'altra piccola cosa, nel senso che non ero uscito proprio intatto. Ecco. E questo no, perdonami, ma è proprio la sensazione è quella. Nel senso, non ne sono uscito intatto perché il dolore di quei mesi, oltre alla grande gratificazione artistica e di aver condiviso questo lavoro artistico con delle persone meravigliose capitanate da Joe Wright, è stata, diciamo, una delle cose più belle che mi siano successe nella mia carriera, tra le cose più belle. Però sicuramente mi ha aperto ancora di più gli occhi, mi ha fatto capire quanta ignoranza avevo, pensando di non averne, e quindi mi ha messo di nuovo davanti a me, ma mi ha riproiettato immediatamente in un presente che, come si dice banalmente, la storia si ripresenta, ma è proprio così. Dobbiamo essere molto attenti e non sottovalutare nulla. Tu non sei un attore che lascia, come dire, delle parti scoperte. Quando arrivi sul set vuoi giustamente essere padrone di tutto quello che dovrai esibire di quel personaggio. Questa premessa è per dire che io conosco un segreto di Luca Marinelli, lui non lo sa, ma tu sei stato a lezione di violino da sì. una mia cara amica, perché io abito nello stesso palazzo e una volta ti ho incontrato. E Sì, poi è vero, sì, è vero, è vero. io ho detto, ma perché sai, si sta preparando? E questa cosa mi è sembrata meravigliosa, poi dico, guarda, sta suonando. E poi, quando ho visto la serie, sono rimasta veramente incantata, perché avevi davvero recepito quello che avevi studiato, così come l'accento. Io immagino che tu sia andato a sentir parlare, o è una mia supposizione? No, assolutamente. Diciamo che non amo sentirmi padrone, perché penso che il lavoro di un film, di una serie, sia fatto da tantissime persone. In questo caso eravamo, credo, quasi 300 persone. E penso che sia importante fare gruppo, stare tutti assieme. Questo penso sia importante, perché se no non si fa nulla. Da soli non si fa nulla. Però ecco, questo caso che tu dici, la ringrazio molto, la mia maestra di violino. Ho, penso, devastato le orecchie di tutta Monti. No, non è vero. Mi avevi detto che non avevi dormito per un periodo. No, però è stato, ecco, quello è stato studiare anche un altro degli aspetti, proprio li chiamerei fisici, perché e anche il dialetto è stato importantissimo. Ho avuto un grande insegnante di dialetto, si chiama Dialect Coach, e lui è un attore, un bravissimo attore proprio della Romagna, Denis Campitelli. E quello è stato un altro aspetto fondamentale per entrare nell'area, nella zona, per entrare, che poi non ha nulla a che vedere, se non, ecco,
Vabbè, non mi dilungo in altre cose, però sì, quello è stato molto importante, assolutamente. E la trasformazione fisica? Come l'hai affrontata? La trasformazione fisica è stato un lavoro che diciamo è cominciato da un certo punto in poi e che mi ha accompagnato per quei 7 mesi. È stato, diciamo, c'era sicuramente un lavoro molto importante sul trucco, sullo styling dei capelli, però parte di quelle cose me le portavo poi a casa perché diciamo che il corpo poi era il mio, e il taglio dei capelli e tutto quanto è stato forte perché mi ha allontanato molto da me, però fortunatamente, come dicevo, la sospensione del giudizio finiva nel momento in cui andavo via, tornavo a casa e tornavo in me o in quel me di quel momento. Però ecco, è stato se devo dirlo, è stato doloroso, soprattutto se ripenso alla sospensione di quel giudizio, di quel periodo, è stato veramente, veramente doloroso e molto particolare. Come abbiamo scritto nella motivazione, tu sei sempre più impegnato in progetti internazionali, che ci rende anche felici e orgogliosi. Dove ti vedi in futuro? Sempre più all'estero o continuerai a fare anche, a partecipare a progetti italiani? Perché credo che il set italiano sia molto diverso da un set internazionale. No, è meraviglioso. Noi siamo come persone, mi fa sempre strano dire paese o cose varie, però diciamo come persone che geograficamente si ritrovano qui, siamo delle persone meravigliose, e sappiamo fare grandissime cose. Quindi di base io sto bene dove sto, però c'è un sentimento di curiosità, semplicemente curiosità, perché non è che abbia chissà quali mire, ma è un sentimento di curiosità. Mi piace conoscere le persone, mi piace lavorare con tante persone, quindi sono molto curioso, e a Roma si dice se ci cascano, io volentieri mi sposterei, ma cioè, andrei a lavorare anche da altre parti come mi è successo, però ecco, è semplicemente una bella curiosità che ho di Se ti conoscere. proponessero di andare a vivere a Hollywood, andresti? Mollando Orazzi, pensa che bene. No, giammai, ecco, hai detto una cosa che non farei mai. Ero ironico, ovviamente. Forse è più Comunque, contento lui. la cosa bella di Luca Marinelli è che, essendo un personaggio internazionale, ha il tempo di dedicarsi a dei progetti meravigliosi come Ucinemittu. Esatto. Ci racconti bene di cosa si tratta? Ma Ucinemittu, diciamo che tutto nasce da una proiezione fatta un anno fa a Longone Sabino, che è il paese d'origine della mia bisnonna, che ho conosciuto. Che se n'è andata quando ero un teenager, quindi 14 anni, ci ho avuto il tempo di conoscerla. E è tutto partito da lì. Abbiamo fatto una proiezione delle 8 montagne con Alessandro, ma io non c'entravo nulla. C'era questa meravigliosa associazione che si chiama Biblioteca Verde, che ha cominciato ad occuparsi, diciamo, del territorio in quella zona. E quindi ho conosciuto queste 3 persone meravigliose, che sono Federico, Alice e Gabriella, che hanno creato Biblioteca Verde. Io ho sempre avuto il sogno di fare qualcosa per questo paese, perché ci vivono 70 persone lì, e ho sempre avuto un po' l'ansia di dire ma magari tra 10 anni questo paese non ci sarà forse più, non lo so, non c'è più quasi nulla, hanno tolto tutto, hanno tolto il comune, hanno tolto qualsiasi cosa, c'è solamente un posto gestito da Maria e Vera, che sono 2 sorelle, tra l'altro parenti, che hanno un alimentare che è un tuttofare. Quindi ho detto, ho paura che... E quindi ho detto, proviamo a fare qualcosa. Mi è venuta l'idea di questo piccolo cinema in questo vecchio locale della Posta degli anni 50, che è minuscolo, sono 12 posti. E l'ho proposto ai ragazzi di Biblioteca Verde, gli ho detto, ma voi mi seguireste in questa follia? E loro hanno detto sì. E quindi abbiamo cominciato a organizzare, ci è voluto tanto, non pensavo che fosse così faticoso e complicato, ma in realtà poi tutto il paese è stato con noi, la Proloco, sono stati tutti con noi, ed è stato meraviglioso questo risveglio proprio di meraviglia e di bellezza. E quindi il 31 agosto siamo riusciti tutti insieme ad inaugurare il Cinemittu,
che è un piccolo cinema di 12 posti con una programmazione che si può trovare. Facciamo un film al mese perché essendo 12 posti dobbiamo dare la possibilità a tutti a tutte di vedere il film. Facciamo il sabato per i più grandi, la domenica per i più piccoli. Che bello. Quindi questo È un'idea bellissima che secondo me sarebbe bello diffondere in tutta Italia. A me mi vengono in mente dei paesini di Piccoli montagna, sai che io... ma piano piano ho visto che si sta espandendo un po' l'idea, non solo per Ti il faccio cinema. subito una proposta. Tu non so se lo sai, forse ne avevamo accennato quando ci siamo incontrati a Torino. Noi promuoviamo un festival del cinema accessibile itinerante, con tutti i film accessibili anche alle persone con disabilità sensoriale, sorde, ipoudenti, ciechi, ipovedenti. Sarebbe bello organizzare una proiezione accessibile Sarebbe bellissimo. anche al Cinemittu. Sarebbe bellissimo. Se c'è spazio nella programmazione, sì. perché magari ormai Lo avete facciamo già... immediatamente. Ecco, quindi parliamone. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? Perché credo No. che i tempi siano un po' stretti. No, stavo facendo una riflessione che prima parlavamo di M e hai parlato tanto anche del valore della cultura, no? Per cercare di non far sì che la storia si ripeta, e quindi pensavo anche in maniera forse sognatrice che poi sono queste piccole cose, il cinema che si insinua dove non ci dovrebbe essere, che magari ti dà un attimo, ti apre una porta su qualcosa a cui magari non hai accesso, perché ricordiamoci, alcuni piccoli centri, noi viviamo in una bolla, però sono spesso fuori da tutto, non per loro volontà, e quindi quella finestra sul mondo può essere utile. Mi piace pensare così, ma è più una riflessione che una domanda. Ma forse poi c'è un ritorno verso i piccoli centri, secondo me. Quindi sì. io che mi vedo un giorno isolato in montagna, basta che ci sia la fibra, Noi ti che è l'unica vediamo, cosa che e un piccolo C'è a cinemino Longone con c'è vedi, il ecco. wifi libero. Allora possiamo andare. Va bene, ringraziamo tantissimo Luca Marinelli per Grazie, aver accettato grazie il nostro tante. premio, che è un onore consegnarti, e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Viva il lupo. E ci vediamo tutti a Longone Sabino molto presto, credo. Grazie. 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 Grazie a te.